Forza che c'è la Roma stasera! Però mi ha portato l'olio, sai, col peperoncino. Se io guardo questa Roma così com'è, sento il mio ideale lontano, come sono lontani i tempi nei quali i grandi santi e i grandi martiri illuminavano attorno a loro con l'eterna luce persino le mura di questi monumenti, che ancora servono a testimoniare l'amore che univa i primi cristiani. E lo direi utopia il mio ideale, se non pensassi a lui, che pure vide un mondo come questo, che lo circondava, e al colmo della sua vita parve travolto da ciò, vinto dal male. Anch'egli guardava a tutta questa folla che amava come se stesso, egli che se l'era creata, e avrebbe voluto gettare i legami che la dovevano riunire a lui, come figli a padre, ed unire fratello a fratello. Era sceso per ricomporre la famiglia, a fare di tutti uno. E invece, nonostante le sue parole di fuoco e di verità, che bruciavano il frascame delle vanità sotterranti l'Eterno, che è nell'uomo e passa fra gli uomini, la gente, molta gente, pur comprendendo, non voleva capire e rimaneva con gli occhi spenti perché l'anima era oscura. E tutto perché li aveva creati liberi. Guardava il mondo così come lo vedo io, ma non dubitava. Insaziato e triste per il tutto che correva alla rovina, guardava pregando di notte il cielo lassù, e il cielo dentro di sé, dove la Trinità viveva, ed era l'essere vero, il tutto concreto. Mentre fuori per le vie camminava la nullità che passa. That's what the love of money does. E anch'io faccio come lui. Passo per Roma e non la voglio guardare. Guardo il mondo che è dentro di me e mi attacco a ciò che è essere e valore. Mi faccio un tutt'uno con la Trinità che riposa nella mia anima. Così che il mio umano si fonde col divino e i miei occhi non sono più spenti, ma attraverso la pupilla che è vuoto sull'anima, per il quale passa tutta la luce che è di dentro, guardo al mondo e alle cose. Però non più io guardo, è Cristo che guarda in me e rivede ciechi da illuminare e muti da far parlare e storpi da far camminare. Cosicché riaprendo gli occhi sul di fuori vedo l'umanità con l'occhio di Dio che tutto crede perché è amore. Vedo e scopro la mia stessa luce negli altri, la realtà vera di me, il mio vero io negli altri, magari sotterrato o segretamente camuffato per vergogna.
e, ritrovato me stesso, mi riunisco a me, risuscitandomi amore che vita nel fratello. Così prolungo il Cristo in me nel fratello e compongo una cellula viva. È Dio che di due fa uno, ponendosi a terzo come relazione di essi, Gesù fra noi. Così l'amore circola e porta naturalmente, per la legge di comunione che vi è insita, come in un fiume infuocato ogni altra cosa che i due posseggono, per rendere comuni i beni dello spirito e quelli materiali. E ciò è testimonianza fattiva ed esterna di un amore unitivo, il vero amore, quello della Trinità. Allora veramente Cristo intero rivive in ambedue, in ciascuno e fra noi. E penso che lasciando vivere Dio in me e lasciandolo amarsi nei fratelli, scoprirebbe se stesso in molti e molti occhi si illuminerebbero della sua luce, segno tangibile che egli vi regna. E il fuoco, distruttore del tutto a servizio dell'eterno amore, si diffonderebbe in un baleno per Roma, a risuscitarvi i cristiani e a far di quest'epoca fredda perché atea l'epoca del fuoco, l'epoca di Dio. Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerlo vivo e traboccarlo sugli altri come fiotti di vita e risuscitare i morti, e tenerlo vivo fra noi, amandoci. Allora tutto si rivoluziona, politica ed arte, scuola e religione, vita privata e divertimento, tutto. Gesù va risuscitato nella città eterna e immesso dovunque. È la vita completa. Non è solo un fatto religioso. No, egli è l'uomo perfetto, che riassume in sé tutti gli uomini, ed ogni verità e spinta che si possono sentire per elevarsi al proprio posto. E chi ha trovato quest'uomo ha trovato la soluzione di ogni problema umano e divino. Basta che lo si ami.